una situazione che mi fa dubitare parecchio sulla qualità di questo prodotto. Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene? Benvenuti in un nuovo video su This is Luchino e oggi andremo ad aprire un prodotto che mi è stato inviato per testarlo. Si tratta di H96 Max con Android TV, che altro non è che una chiavetta HDMI che promette nelle intenzioni di trasformare qualsiasi televisore in televisore smart. Tutto questo grazie all'ecosistema di Google che ci consente di avere un assistente vocale sul nostro telecomando, app scaricabili dal Play Store e una Chromecast integrata che ci consente di trasmettere sul nostro schermo tutto ciò che vogliamo dal nostro computer o telefono. Devo dire che la confezione promette bene, non sembra una di quelle classiche cose un po' così spartane, anche se le uniche informazioni tecniche che abbiamo le troviamo sul retro e sono relative alla risoluzione in 4K, Android 14 presente sulla chiavetta HDMI e la presenza della Chromecast integrata. Informazioni hardware di qualsiasi tipo sulla scatola non ce ne sono, mentre troviamo le indicazioni che sarà presente la nostra chiavetta, un telecomando con controllo vocale, il manuale e un cavo di alimentazione. Forse ho parlato troppo presto quando dicevo che non sembrava un prodotto troppo spartano, ma prima di dare qualsiasi giudizio naturalmente andremo ad aprirla e la proveremo insieme, tant'è che io mi sono portato un televisore qui dietro per provarla insieme a voi. Andando ad aprirla troviamo la chiavetta, molto semplice, bianca, dietro abbiamo delle prese d'aria, possibile che si surriscaldi così tanto? Evidentemente sì. Lateralmente abbiamo una presa USB di tipo C per alimentarla e dietro una presa USB di tipo 2 nel caso in cui volessimo attaccare una chiavetta USB con all'interno file video e musicali, per esempio. Sul retro troviamo anche alcune informazioni come RAM 2 GB e spazio di memoria 16 GB, oltre che tutti i simbolini delle certificazioni, che non fanno mai male. 16 GB non sono né tanti né pochi, diciamo che se volete scaricare tante app potrebbe essere un limite? Vedremo. Sotto alla chiavetta abbiamo un cavo HDMI, anzi più che un cavo una prolunga, anche se è la più corta che abbia mai visto in vita mia, ma non era neanche segnalata, quindi grasso che cola. Un cavo USB 2.0 da una parte e Type-C dall'altra. Il telecomando con i pulsanti per Google e per i servizi, carino, completo, anche se sembra un po' di plasticaccia. E un manuale di istruzioni veramente basic. Voglio immaginare che non ci sia così tanto da imparare per utilizzare questo prodotto. La domanda che mi faccio prima di andare a provare con voi la chiavetta è questa. La chiavetta H96 Max la trovate sugli e-commerce, tra cui anche Amazon, a 39,99 €. Considerando che potete comprare una Chromecast TV allo stesso prezzo ufficiali di Google, vale la pena? Scopriamolo. Molto bene, mi sono avvicinato al televisore e andiamo a collegare la nostra chiavetta. Vado a collegare il cavo USB di tipo C e, non lo vedrete, ma collegherò la chiavetta al retro del televisore e utilizzerò la presa USB presente sul mio televisore per alimentarla. Nel caso in cui il vostro televisore non dovesse avere una presa USB, dovrete utilizzare un classico alimentatore tipo quello per i telefoni. Diciamo che l'installazione è assolutamente semplice. Io nel mentre ho messo due batterie di tipo AAA, ovvero mini stilo, nel telecomando e andiamo ad accendere. Si sta avviando, come potete vedere è presente Android TV, che per chi non lo sapesse è una versione un pochino vecchia rispetto all'ultimo sistema operativo per televisioni che ha creato Google, ovvero il Google TV, che è presente nelle ultime Chromecast di cui si parlava poco fa. Quindi abbiamo già un punto a sfavore dal mio punto di vista, però potrebbero anche essere personalissimi gusti e qualcuno potrebbe trovarsi meglio con Android TV. Ora, nel momento dell'avvio, quello che dovrete andare a fare è configurare il vostro Wi-Fi, che come potrete immaginare io ho già fatto, e collegare i vostri account. Io al momento ho collegato soltanto quello di Google e di Disney Plus e fra poco vi spiegherò il perché. Il telecomando Bluetooth, devo dire, risponde abbastanza velocemente e nell'insieme anche la chiavetta sembra abbastanza fluida. Direi di fare un test sulla ricerca vocale. Premiamo il pulsante e vediamo cosa succede. Luca ASMR. Ok, prima di dobbiamo consentire l'accesso all'audio. Riproviamo. Luca ASMR, perché l'autoreferenzialità prima di tutto. Non ha capito. Proviamo a dargli un'altra ricerca. Modern Family. Ok, tutto sommato ci può stare che non abbia capito Luca ASMR, anche se me la legherò, e abbiamo una schermata dove sono presenti un po' di informazioni sulla serie, con anche i video su YouTube. Nonostante io abbia collegato il mio account Disney Plus, però non mi propone di vederla, quindi in realtà è una ricerca utile più o meno. Proviamo ad aprire Disney Plus e a mettere qualcosa in streaming. Magari questo non ve lo farò vedere perché vorrei evitare l'infrazione di copyright. Posso però farvi vedere l'apertura dell'app.
Devo dire che non avviene proprio in tempo reale, è un pochino lento, e devo dire che la fluidità, man mano che utilizzate la chiavetta, anche per pochissimo tempo, come in questo caso, inizia a calare drasticamente. Noto anche come va veramente tanto a scatti. Nel frattempo però ho verificato una situazione che mi è sembrata molto problematica e mi fa dubitare parecchio sulla qualità di questo prodotto. Come vi dicevo prima, noi abbiamo qui il pulsantino di Netflix e allo stesso tempo abbiamo la nostra app nelle app già presenti sul dispositivo, assieme alle altre che potete vedere qui. Ma alla prima apertura di Netflix ci viene comunicato che è necessario effettuare un aggiornamento, che però poi non si può fare perché l'app non supporta più il sistema di Android TV, o almeno qui. E alla seconda apertura ci rimanda a quella che sembra essere una versione web di Netflix, andando a perdere tutte quelle che sono le ottimizzazioni e funzionalità che Netflix stessa potrebbe aggiungere. Con il cursore del telecomando non si riesce a fare assolutamente nulla. Dobbiamo quindi provare a utilizzare la versione mouse, perché come vedete possiamo anche andare ad abilitarla. In questo caso compare una frecciolina e noi dovremmo andare pian pianino su accedi e inserire i nostri dati. Devo dire però che non mi sembra proprio la situazione più comoda, anche perché non so se avete mai provato le funzionalità di una Smart TV, ma sicuramente dover andare a gestire il tutto con una frecciolina del mouse è ben diverso che avere la funzionalità integrata del cursore. Un altro punto in meno. Se andiamo su Prime Video dovrebbe riportarci all'app e ci propone subito il login, ma anche in questo caso sembra essere una versione web, con tutti i limiti del caso. In questo momento io non ho un account Prime attivo, quindi non ho modo in realtà di vedere effettivamente come funziona qui sopra Prime Video. Ci fidiamo? Andando invece su Google Play, io mi aspettavo ci portasse a qualche video da vedere e invece ci porta al Play Store, dove possiamo scaricare alcune app tra cui TED, Mubi, Bloomberg, Crunchyroll, Dailymotion, Haystack News e RaiPlay e basta. Secondo quello che dice la scatola, perlomeno per l'Italia, avremmo dovuto avere quantomeno Peacock e Paramount Plus, che però non vedo. Abbiamo poi le app per sentire la musica in streaming, app per l'intrattenimento, tra cui anche TikTok, alcuni giochi e consigliati per te in base a non so cosa. Sono curioso di provare un gioco. Proviamo a scaricare Red Ball 4, gioco che onestamente non conosco. Lo installiamo. Devo dire che l'installazione non è particolarmente veloce, proprio per niente. A few moments later. E dopo quelli che sono stati 3 minuti buoni, l'app è finalmente utilizzabile. Vediamo almeno se è fluida. Ok, è partito. Sì, diciamo che giocarci con il telecomando non è sicuramente l'esperienza più semplice di questo mondo, ma si può fare. Ci può stare, ma non aspettatevi grandi performance. Ciò che però potrebbe effettivamente tornare utile per molti è la funzione Chromecast, che come vi dicevo prima, per chi non la conoscesse, è una funzionalità che permette di trasmettere la schermata del nostro telefono o computer. Nel nostro caso, visto che bisogna andare ad impostarla per definire il nome del dispositivo Chromecast. Quindi andiamo sull'ingranaggio e andiamo ad impostare il nome del dispositivo, che chiameremo H96 Max. A questo punto io ho il mio computer qui davanti e possiamo provare a trasmettere la schermata che sto guardando. Sta cercando i dispositivi Chromecast e questo purtroppo non risulta presente. Andiamo a vedere se per caso bisogna ancora fare qualcosa nella sezione preferenze, ma sembrerebbe di no. Ho riprovato anche a disattivare e riattivare il wifi sul mio computer, perché dici magari non lo ha trovato subito, ma continua a non trovarlo. Quindi anche sotto questo aspetto per me epic fail, e qui di punti non ne tolgo uno, ma almeno 5. Per sicurezza voglio provare anche dal portatile, ma anche qui niente da fare, nessun dispositivo trovato. Insomma, diciamo che non sta a me dirvi come spendere i vostri soldi, ma se fossi in voi non li spenderei qui. Soprattutto perché allo stesso prezzo vi prendete una Chromecast ufficiale, dove le app ci sono per davvero, avrete gli aggiornamenti di Google e siete tranquilli che le cose funzionano come dovrebbero funzionare. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questa chiavetta, se l'avete provata o se ne avete altre da suggerire che magari funzionano meglio. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!